Buonasera cari amici, continuiamo a parlare della Repubblica di Platone, seconda lezione sulla Repubblica di Platone. Allora abbiamo visto le classi che si differenziano proprio geneticamente, vedremo che devono svolgere un compito differente, quindi divisione delle funzioni, divisione del lavoro all'interno dello stato utopistico, all'interno dello stato ideale platonico, e soltanto i filosofi governano, gli altri non hanno diritti politici, non hanno diritti, vedremo, non è una democrazia. E poi abbiamo visto il comunismo, che riguarda però soltanto i filosofi governanti e forse i soldati, che sono accomunati ai filosofi governanti da Platone dal termine custodi. E allora la mia gattona Sofì, ti piace Platone? Ti piace la Repubblica? Non sembra, lo lasciamo andare con un bel saltello. E quindi continuiamo a vedere. Abbiamo visto, è una cosa un po' particolare, fate attenzione, abbiamo visto che le tre classi sociali vengono occupate perché gli appartenenti ad ogni classe sociale si differenziano geneticamente, cioè sono già per natura propensi a svolgere la funzione, il compito, il lavoro della propria classe sociale. E chi però li seleziona, come scelgono autonomamente la propria classe sociale? Assolutamente no. Lo Stato, uno Stato fortemente autoritario, decide cosa tu fai da grande, decide se diventi un filosofo e quindi governi, un soldato, si occupa della guerra, soprattutto di difesa. Ricordate che lo Stato platonico è un piccolo Stato pacifico agrario, non molto sviluppato da un punto di vista economico, senza commercio, con poco commercio ridotto, e che non fa guerre di invasione, fa solo guerre di difesa, ok? Non può conquistare altri territori, andrebbe in declino, si degenererebbe come Stato se si ingrandisse. Abbiamo visto che Platone ovviamente adombra la situazione per lui degenerata nella democrazia ateniese, e quindi invece quelli che sono propensi sin da quando sono molto piccoli a un'attività lavoratrice, d'accordo? Un'attività economica per ottenere un guadagno. Allora che succede? È lo Stato che decide se tu fai parte di una classe o di un'altra. Perché? Che vuol dire? Tu geneticamente, cioè per natura, sei già propenso, sei già tagliato, sei già destinato a entrare in una o nell'altra classe. Però in uno stato diverso da quello perfetto tu potresti anche scegliere male, d'accordo? Quindi lo stato platonico si interessa della tua educazione, si interessa del tuo futuro, della tua funzione nello stato, per il bene tuo e per il bene dello stato. Non permette che tu scelga la professione che tu vuoi, non permette il fatto che capite, nasci in una famiglia ricca o che ti facilita in una professione, fai quel tipo di professione pur non essendo adatto, ok? Tutti vengono allevati dallo Stato, cioè l'educazione compete allo Stato, lo Stato poi, quindi i filosofi governanti ti selezionano, ti dicono in quale delle tre classi sociali tu debba entrare. Quindi attenzione, le tre classi sociali, cioè la propensione per ognuna delle tre classi sociali è genetica, esiste dalla nascita per natura, tanto è vero che, come abbiamo detto, forse non in maniera completa, ad ogni classe sociale è attribuita una virtù tipica. Quella dei filosofi governanti è la phronesis, cioè la saggezza pratica, l'arte del saper governare. Quella dei soldati è il coraggio. E attenzione, i lavoratori che sono del tutto svalutati, considerati ovviamente la classe peggiore, ai lavoratori non viene data alcuna virtù autonoma. I lavoratori si limitano a condividere la virtù che è comune a tutte e tre le classi sociali, cioè la temperanza. Mi spiego meglio: la temperanza è una virtù che hanno sia i filosofi governanti, sia i soldati, sia i lavoratori, cioè tutte e tre le classi sociali.
I filosofi governanti e i soldati, oltre alla temperanza, hanno una virtù loro tipica, propria. I filosofi, la phronesis, cioè la saggezza, capacità di governo, la saggezza pratica, e i soldati il coraggio. I lavoratori non hanno una virtù propria e quindi si accontentano della temperanza che riguarda tutte e tre le classi sociali. Allora, come avviene questa paideia, educazione in comune da parte dello Stato? Abbiamo visto che i figli sono strappati ai genitori sin da quando sono piccoli e vengono allevati in comune dai filosofi governanti. Questo, attenzione, vale anche per i figli di quelle classi sociali, i lavoratori e forse i soldati. Ricordate, non lo sappiamo, Platone non si esprime chiaramente, ma i lavoratori sicuramente hanno una famiglia e hanno una proprietà privata. Per loro il comunismo non vale, non hanno le donne e i figli in comune come i filosofi governanti. Eppure anche lì dove la famiglia continua a esistere, cioè tra i lavoratori, i figli vengono strappati da piccoli ai loro genitori e vengono educati in comune. Quindi i figli, i bambini di tutte e tre le classi sociali vengono educati in comune, non conoscono, ignorano chi sono i propri genitori e quindi anche i filosofi governanti non sanno quali sono i bambini venuti fuori dai filosofi, quali sono i bambini figli di soldati, quali sono i bambini figli di lavoratori. Quindi c'è un'educazione e poi una selezione. L'educazione sta semplicemente nel riconoscere quali sono le tue doti naturali, perché per natura tu sei adatto a diventare o un filosofo governante o un soldato o un lavoratore, d'accordo? Quindi l'educazione non consiste nel cambiare la tua natura, nel darti delle doti, nel farti sviluppare delle doti, delle propensioni che alla nascita tu non avevi. L'educazione è più che altro una selezione, cioè vedremo adesso, c'è un curriculum di materie in comune, arrivati a 20 anni, semplicemente si sceglie chi entra in ciascuna delle tre classi in base alle propensioni manifestate dai bambini, che vengono manifestate per natura, cioè sono originarie. Quindi l'educazione non consiste, capite, nel far sviluppare questa o quella abilità, ma semplicemente nel riconoscere quali sono le abilità principali che sovrastano le altre, che sono tali geneticamente sin dalla nascita. Può sembrare strano, ma è proprio così come vi sto dicendo, cioè ogni cittadino di questo stato ideale manifesta delle propensioni, delle virtù, delle tendenze a finire in ognuna delle tre classi che sono genetiche, che sono per natura, dalla nascita. Tuttavia, queste propensioni genetiche, cioè naturali, capite, non sono ereditarie, ok? Ognuno dalla nascita è fatto per diventare filosofo governante, soldato, lavoratore. Però questo non significa che questa predisposizione genetica si erediti. Può essere che i figli di due filosofi di altissimo livello in realtà non siano destinati a ripercorrere la strada dei genitori, ma a diventare lavoratori o soldati, che figli dei soldati possano diventare lavoratori o filosofi, che figli di lavoratori anch'essi possono diventare filosofi governanti. Quindi c'è la possibilità di un interscambio tra le classi, di una mobilità tra le classi, di una mobilità sociale. Non è detto che i figli degli appartenenti a una delle tre classi debbano necessariamente, capite, entrare quando sono grandi nella classe. Quindi c'è una predisposizione naturale all'essere in una o nell'altra classe, però questa predisposizione è genetica da un certo punto di vista, però, come dire, non è ereditaria. Forse è meglio che diciamo esiste per natura questa predisposizione, questa natura già data. È come se esistessero tre razze diverse di uomini. Platone le chiama proprio tre razze diverse, lo vedremo, però la predisposizione in realtà non è propriamente quindi una razza, la predisposizione non è ereditaria, anche i figli di lavoratori possono diventare filosofi e così via. Quindi Platone, per quanto sgradevole, autoritario, forse totalitario sia il suo stato,
Platone prescrive una meritocrazia. Platone non può accettare che un bambino sia educato male, diventi vizioso e non sia utile allo Stato perché viene educato in una famiglia di ignoranti o di viziosi, ok? E non può accettare che il figlio di lavoratori diventi un lavoratore facendo la stessa professione del padre per una questione di imposizione sociale, o che i genitori dicano al figlio devi fare questo anche se il figlio ha delle altre tendenze e potrebbe fare un altro lavoro più utile per sé e per lo Stato, d'accordo? Non deve essere il caso, la nascita, l'appartenenza ad una certa famiglia, il fatto di essere ricco o meno, la necessità a doverti spingere verso un lavoro, e tu non devi neanche scegliere il lavoro che sceglieresti per interesse, per guadagnare di più, per piacere, per profitto, eccetera. Tu devi scegliere il lavoro per il quale sei per natura adatto, e lo Stato, per quanto autoritariamente, garantisce che tu obbligatoriamente faccia parte della classe e svolga all'interno di ogni classe, per esempio dei lavoratori, il lavoro per cui sei adatto per natura. Spero di essermi spiegato. Quindi si tratta di un'educazione che più che altro è una selezione, ok? L'educazione è uguale per tutti, non deve essere possibile che se uno nasce in una famiglia ricca può essere raccomandato, ha maggiori possibilità, faccia un certo lavoro, e c'è chi nasce in una famiglia povera, avrebbe propensioni per un lavoro diverso dai propri genitori e non riesce a farlo perché è povero, perché la famiglia non è importante o così via, o perché semplicemente prende una strada sbagliata, eccetera. Lo Stato decide, quindi meritocrazia. Tutti, sin dalla fanciullezza, dice Platone, vengono educati allo stesso modo, altrimenti come si fa a riconoscere chi ha una certa capacità e deve entrare in una classe e chi ha un'altra capacità e deve entrare in un'altra classe? Non sarebbe ovviamente possibile, no? E quindi non sarebbe ovviamente possibile. E quindi in cosa consiste nel dettaglio la paideia nello stato ideale? Abbiamo tutti i fanciulli vengono educati in comune, nella musica, nella ginnastica, nell'arte militare e sembrerebbe anche nella matematica, perché Platone un po' non è chiaro, perché sembrerebbe dire che la matematica, che lui considera, no, ovviamente, ve lo ricordate, l'anticipazione della conoscenza del bene, della conoscenza degli enti ideali, sia insegnata soltanto ai filosofi, a quelli che vengono selezionati per diventare filosofi. Però poi Platone in altri punti dice che le materie di studio devono essere impartite tutte contemporaneamente, d'accordo? Tutte contemporaneamente. E d'altra parte dice che tutti devono essere educati allo stesso modo. E quindi si suppone che almeno una matematica di base, almeno questa è la mia interpretazione, venga fatta imparare anche a tutti gli altri bambini. Fino a 20 anni vengono educati in queste materie. Attenzione, l'idea che Platone ha della musica e della ginnastica è diversa da quella che era prevalente al suo tempo. Per lui sia la musica sia la ginnastica devono riguardare l'anima e non il corpo, perché la paideia, l'educazione per Platone riguarda l'anima, non il corpo, che ovviamente viene visto come più basso, più ignobile rispetto all'anima. L'educazione è un'educazione interiore, è un'educazione che riguarda l'anima, le facoltà dell'anima. Per quanto riguarda la ginnastica, d'accordo, Platone dice che la ginnastica serve comunque a mantenere sano, in forma il corpo, esiste anche ovviamente per questo, ma la ginnastica, a differenza appunto di quello che si credeva generalmente alla sua epoca, deve servire più all'anima che al corpo. La ginnastica deve servire soprattutto all'anima volitiva, all'anima irascibile, d'accordo, per rendere forte, per rendere saldo il carattere, ok? Comprendere il proprio corpo, i movimenti del proprio corpo, quindi la ginnastica vista più che altro, non so, come una specie di danza,
ok? Come una specie di danza oppure di preparazione alla guerra, d'accordo? La ginnastica serve per rafforzare il carattere, rafforzare la parte volitiva dell'anima. Anche la musica è destinata all'anima e anch'essa alla parte volitiva dell'anima. È importante che molta dell'educazione di base sia destinata alla parte volitiva, perché è la parte volitiva che si deve alleare con la parte razionale dell'anima, deve essere quindi curata particolarmente e quindi la musica, come dire, serve a ingentilire la parte volitiva dell'anima, a renderla più dolce, mentre invece la ginnastica serve a rafforzare la stessa parte volitiva dell'anima, quindi musica e ginnastica in qualche modo si equilibrano, compendiano, ok? Quindi la musica, attenzione, perché Platone amava molto la musica, ma la musica che viene ammessa all'interno del suo stato ideale è comunque una forma limitata di musica. Per lui devono essere ammessi soltanto i ritmi tradizionali, le musiche tradizionali, quelle che spingono al patriottismo o comunque alle virtù tradizionali. Questa è la musica, appunto la musica soprattutto deve essere favorita la musica militare, le marcette militari o comunque appunto quella musica che favorisce la volontà, che favorisce il coraggio. Quindi una musica di tipo tradizionale, d'accordo? Platone è un conservatore. Platone, sembra scritto oggi questo, mette al bando nello stato ideale, dice, quel tipo di musica che oggi piace molto ai giovani, quella con dei ritmi forti, veloci, a volume alto, con delle percussioni che rimbombano, cioè quella musica, quei ritmi forti, veloci, con cui i giovani si divertono scuotendo il proprio corpo. Questo tipo di musica deve essere assolutamente vietata nello stato ideale. È come se Platone, capite, si riferisse, non so, al rock and roll, alla musica di discoteca, alla musica pop, che serve soltanto, no, per scuotere il corpo e per divertirsi così nel movimento. Assolutamente no, questo tipo di musica viene messa al bando. Soltanto i ritmi guerreschi tradizionali, comunque i ritmi la musica della tradizione ha una funzione per Platone educativa. Niente rap, niente discoteca, niente pop, niente rock and roll e cose del genere, diciamo. Forme di musica classica, possiamo dire, e così via. E quindi, la musica praticamente è l'unica delle arti che viene ammessa nello stato platonico, perché tutto deve servire a educare e a insegnare il vero, e quindi lo stato platonico è uno stato veramente autoritario, che mette fuori legge tutto ciò che possa essere fantasia, divertimento, cioè tutte le forme d'arte che non insegnano il vero e che non educano, che è una cosa che è stata molto criticata ovviamente in Platone, è una cosa molto evidente. Nel 10° libro, l'ultimo della Repubblica, Platone dice che l'arte va messa al bando. L'arte deve essere vietata nello stato ideale. L'unica eccezione è la musica, alcune forme di musica. Platone ha sempre tenuto in considerazione la musica, l'ha detto in tantissimi dei suoi dialoghi. Nel Fedro, per esempio, esiste il mito delle cicale. Le cicale, dice Platone, una volta erano uomini che amavano talmente la musica, il canto, d'accordo? Suonavano continuamente, cantavano continuamente, a tal punto che si dimenticavano di mangiare, di bere, di svolgere tutte le altre funzioni, cantavano sempre senza riuscire a smettere e quindi morivano di fame, morivano di inedia e così via, perché talmente a loro piaceva cantare che... E quindi successe che gli dei trasformarono questi uomini in cicale, perché le cicale cantano soltanto, hanno vita breve, però la spendono tutta questa vita cantando per poi morire. Però in tantissimi luoghi platonici abbiamo l'apprezzamento di Platone per la musica. Infatti la musica è l'unica arte che viene ammessa
all'interno dello stato ideale, però con molte restrizioni. Abbiamo visto soltanto un certo tipo di musica. L'arte viene messa al bando, in generale l'arte, cioè perché? Perché Platone pensa che debba essere insegnato solo ciò che porta alla virtù, e ciò che porta alla virtù è solo ciò che racconta il vero, d'accordo? Quindi l'arte deve avere una funzione veritativa, e per Platone non ce l'ha. Perché? Prima di tutto non ce l'ha di base, no? Lui fa l'esempio del letto. Il letto, come tutti gli oggetti sensibili, un letto non è la vera realtà, no? Il letto che cos'è? È una copia rispetto al letto ideale. Quindi è copia. Letto sensibile non è il vero essere, è apparenza, è illusione. Ora immaginate, dice Platone, che un pittore faccia realisticamente, no, dipinga un letto, ok? Questo letto sarà ancora più distante dalla realtà, no? Il dipinto di un letto. Perché? Già il letto non è la realtà, che, che il letto sensibile non è la realtà, il letto ideale è la realtà. Figuriamoci quindi il dipinto di un letto, cioè la riproduzione in un quadro di un letto, capite? Che cos'è il dipinto di un letto? È il dipinto di qualcosa che non ti dà la verità. Il letto sensibile è la copia del letto ideale, e quindi, capite, il dipinto di un letto sensibile è 2 volte più lontano dalla verità. È copia della copia, è imitazione dell'imitazione. Se il letto è la copia rispetto al modello archetipico originario del letto ideale, il dipinto di un letto è 2 volte copia, capite? 2 volte imitazione. Già l'oggetto sensibile è copia del modello ideale. Figuriamoci, capite, la riproduzione artistica, per quanto realistica, può anche sembrare una perfetta fotografia. Platone all'epoca non aveva la fotografia, per quanto realistica somiglia in tutto e per tutto al letto, il dipinto di un letto è 2 volte distante dalla verità, perché è copia del letto sensibile, quindi è copia della copia, e quindi l'arte non ha alcuna funzione veritativa e deve essere eliminata. Nella Repubblica Platone è molto intransigente su questo, perché lui apprezza dell'arte soltanto la funzione veritativa. E la funzione, come dire, estetica, la funzione emotiva, la funzione piacevole, no? La funzione dell'arte nello scatenare un'emozione estetica, per Platone è una funzione pericolosa, d'accordo? L'emozione, la passione, il sentimento, l'emozione estetica dell'arte, queste cose Platone le considera parte dell'erotica, d'accordo? Parte dell'erotica, non della funzione veritativa, e quindi l'arte può avere un senso soltanto se ha una funzione veritativa. Come ce l'ha la funzione veritativa è un po' difficile, perché l'arte è per definizione imitazione e mimesi. L'arte è opera di fantasia, non descrive la realtà, e quindi questo vale per la pittura o la scultura. Attenzione, anche all'interno delle arti figurative Platone fa una distinzione, perché voi direte forse all'epoca esistevano solo le arti figurative, si dipingeva il letto, oppure l'albero, oppure il frutto, oppure un individuo, ma in maniera appunto figurativa, e l'artista era tanto più considerato bravo quanto più la sua statua oppure il suo dipinto somigliassero alla persona oppure all'oggetto sensibile. Ma non è così. Voi direte, all'epoca di Platone non c'era il cubismo, l'astrattismo, il surrealismo, invece no, vi erano delle tendenze artistiche tipicamente portate avanti dai giovani, cioè dagli innovatori, da quelli che portavano l'innovazione nell'arte, che invece dipingevano, scolpivano non seguendo la realtà delle figure umane. Quindi un'arte, diciamo, non figurativa, più un pochino astratta, lontana dal reale, esisteva pure all'epoca di Platone. Ovviamente lui la condanna, cioè se proprio l'arte viene condannata, l'arte figurativa proprio in toto viene condannata, però quantomeno deve essere un'arte proprio, deve essere un'arte
realistica, ok? L'arte non realistica, proprio Platone la aborre. Per esempio, lui parla di statue colossali. Non dovete pensare che appunto tutto venisse riprodotto come l'oggetto reale, come l'oggetto sensibile, perché per esempio vi erano statue colossali, no? La stessa Atena di figlia del Partenone era una donna molto più alta, molto più grande di una donna normale. C'erano statue che avevano proporzioni enormi, molto maggiori, dimensioni molto maggiori degli esseri umani o delle cose che venivano rappresentate. Questo avveniva per esempio frequentemente nel caso degli oggetti di scena, cioè delle scenografie del teatro, delle tragedie o delle commedie. Vi erano oggetti di scena che avevano proporzioni dimensioni completamente diverse rispetto all'oggetto reale che era il loro modello. Platone non può accettare questa arte non realistica, ma in realtà poi condanna anche l'arte realistica perché ti distoglie dalla verità, ti fa imparare il falso, ok? Perché è copia della copia. Ma come? Quello lo stesso, la stessa cosa che nell'arte verrà la cosa stessa che nell'arte verrà apprezzata dal suo discepolo Aristotele, cioè il fatto che essendo di fantasia ti presenta qualcosa che non è avvenuto perché è di fantasia, ma potrebbe avvenire o comunque è una cosa su cui confrontarsi, cioè il verosimile, non è il vero ma è il verosimile. E per questo, essendo verosimile, scatena, anche se non è vera, è una cosa di finzione, l'opera d'arte scatena una serie di sentimenti, magari anche di paura, di repulsione, che Aristotele considera positivi. Quei sentimenti ti danno la catarsi. Invece Platone, qualunque sentimento suscitato da un'opera d'arte per lui è qualcosa di pericoloso, qualcosa che si allontana dalla verità, e quindi l'arte viene messa completamente al bando. Anche la poesia e la letteratura, la poesia, nel libro decimo, ma anche nel libro secondo della Repubblica, vi sono duri attacchi ai poeti, a Omero per esempio, Omero che era il riferimento proprio della poesia, il riferimento letterario, artistico di tutti. Omero era utilizzato, i versi di Omero erano utilizzati per imparare a leggere e scrivere ad Atene. Lo stesso Platone nei suoi dialoghi cita decine e decine di versi di Omero, decine di citazioni di Omero. Omero viene messo al bando, non possono esistere libri di Omero, di Esiodo, di altri poeti nello stato ideale, perché primo raccontano cose che non sono vere, di fantasia, quindi ti allontanano dal vero, capite? La funzione dell'arte emotiva non viene riconosciuta da Platone. Perdere tempo con un'opera d'arte significa immedesimarsi in personaggi che non rappresentano te. Cioè, invece di pensare a te stesso, alla tua anima, alla tua interiorità, tu ti identifichi con personaggi di fantasia, con personaggi che non esistono. Ma è proprio questo che, secondo Aristotele, dà la grandezza della tragedia o di altre opere d'arte, cioè l'immedesimazione che provoca dei sentimenti che possono essere positivi, la famosa catarsi, la purificazione che Aristotele attribuisce all'arte. Per Platone non è così. Per Platone tu ti alieni, no? Ti abitui a identificarti con personaggi di fantasia, in qualche modo ti alieni. Vai fuori dalla tua testa, non pensi più a te stesso, vieni distolto da te, dai tuoi amici, dai tuoi familiari, dalla tua polis, dalle tue funzioni per sfuggire in un mondo di fantasia, identificandosi in personaggi di fantasia. Questo a Platone non piace. E quindi l'arte deve essere messa al bando totalmente, i poeti, i poemi epici, le tragedie, qualunque cosa. Ma come? Lo stesso Platone in gioventù era uno scultore, era un poeta, era uno che componeva tragedie, eppure niente. La letteratura, l'arte, la poesia, i poemi epici vengono messi al bando perché sono diseducativi, anche perché rappresentano gli dei in un modo inconcepibile, diseducativo. Cosa fanno gli dei nell'Iliade, nell'Odissea o altrove? Hanno sentimenti tipicamente umani, si azzuffano tra di loro, mostrano invidia, rancore, desiderio di vendetta. Gli dei compiono delle azioni che sono
viziose, che sono inaccettabili, quindi non sono gli idee che vengono mostrati dalla poesia, non possono essere dei parametri educativi, non ti possono insegnare la virtù perché si comportano in maniera inaccettabile e quindi i giovani o tutti nella città ideale non li devono conoscere. L'arte è completamente messa al bando a parte queste forme di musica che abbiamo detto e questo è molto discutibile, ma insomma è uno Stato veramente autoritario, c'è la censura e nessuna forma di arte può essere meno. C'è la censura, non quel libro sì e quel libro no, nessun libro, a parte quelli che forse ti spiegano come devi fare il commerciante, come devi fare il soldato e così via, cioè quelli che ti dicono qual è la funzione che tu devi svolgere nello Stato. Ma insomma, molti si sono posti la domanda, sono felici i cittadini dello Stato ideale, platonico, della Repubblica? Perché in fondo che cosa fanno? Fanno il loro lavoro, fanno la funzione che lo Stato vuole che facciano, ma poi per il resto non possono avere passioni politiche, non possono criticare il governo, perché è assolutamente vietato esprimere opinioni o fare politica. Sono i filosofi governanti che reggono lo Stato, conoscono il bene, non c'è dialettica politica, non ci sono assemblee, non c'è nessun tipo di democrazia, di discussione, le idee politiche diverse da quelle dei filosofi governanti o anche le idee filosofiche diverse da quelle dei filosofi governanti vengono severamente punite per legge. Cosa fa esattamente nel tempo libero oltre a lavorare il cittadino nello stato ideale? Non può avere neanche delle passioni artistiche, no, non si può. E quindi come la mettiamo? Platone insiste nel suo autoritarismo, nella sua rigidità morale. Lo Stato deve imporre la virtù, deve insegnare la virtù, deve insegnare la verità. Viene insegnata l'arte militare, che cosa vuol dire? Sin da piccoli, prima dei 20 anni, i giovinetti devono essere insegnati, devono essere educati, tutti quanti, anche quelli che non diventeranno soldati, devono essere educati all'arte militare. Deve loro proprio essere insegnata la guerra, ma attenzione, loro non combattono ancora prima dei 20 anni, ma devono sapere che cos'è la guerra, abituarsi, questa è una cosa un po' truce, devono essere abituati allo spettacolo della sofferenza, allo spettacolo del sangue, così lo chiama Platone. Vengono portati sui campi di battaglia, assistono alle battaglie, devono vedere, abituarsi a rafforzare, quindi fortificare il proprio carattere, vedendo i feriti, quelli che muoiono, i mutilati, quelli che muoiono dissanguati, c'è lo spettacolo della guerra, lo spettacolo della sofferenza. Sin da piccoli devono abituarsi a questo, non solo a combattere, a maneggiare le armi, ma anche, ecco, non devono assolutamente venire fuori come dobbiamo dire, come impressionabili, fragili, che si spaventano, si terrorizzano di fronte alla morte, alla guerra, cioè, anzi devono abituarsi a questo. Quindi capite, la disciplina militare non è soltanto imparare a usare le armi, essere educati a fare la guerra, ma anche appunto sostenere l'idea della guerra e vedere proprio la sofferenza, l'uccisione, quello che la guerra è. Può sembrare un pochino crudele, però è così. E poi probabilmente una matematica di base uguale per tutti, ma questo non si capisce bene. Arrivati a 20 anni, i filosofi governanti fanno la selezione che è assolutamente irrevocabile. Peraltro i ventenni non sanno chi sono i loro genitori, la famiglia non ha nessuna voce in capitolo perché la famiglia non c'entra nell'educazione e quindi alcuni avranno durante questa educazione in comune uguale per tutti mostrato una tendenza maggiore alla riflessione, alla filosofia, alla virtù, eccetera, diventeranno filosofi governanti. C'è chi invece ha mostrato più di voler combattere, eccetera, allora diventerà un soldato. C'è chi ha mostrato più invece interesse per le tecniche, d'accordo, per le tecniche oppure comunque per
guadagno, d'accordo, per iniziative più individualistiche, questi saranno lavoratori e poi si deciderà esattamente quale lavoro. Quindi la paideia è gestita proprio dallo Stato, Platone lo giustifica appunto per via della meritocrazia, sono tutti uguali, non vengono favoriti o sfavoriti dalla famiglia di nascita. Perché bisogna rischiare che un ragazzo venga al mondo in una famiglia che gli insegni una virtù, che gli insegni dei valori che sono in contrasto con il bene in sé, con l'idea assoluta di bene che i filosofi governanti considerano verità assoluta? No, non è possibile. Non è possibile che c'è una famiglia nevrotica, i genitori pazzi, tu vieni fuori pazzo, non fai il tuo bene, non fai il bene dello Stato. Tutti devono essere meritocraticamente educati dallo Stato, lo Stato poi sceglie anche la professione, così come si vantava il regime sovietico, l'Unione Sovietica diceva questo anche nelle sue cose manifesti di propaganda. In America, nei paesi capitalisti, diceva l'Unione Sovietica, diceva la propaganda dell'Unione Sovietica, soltanto i ricchi possono svolgere determinate professioni, se tu sei povero e un grande talento, tipo è un talento per la musica, non hai i soldi per studiare musica, non hai gli appoggi per andare avanti, finirai per fare musica in mezzo alla strada, capito? Invece l'Unione Sovietica che cosa fa? Riconosce il talento meritocratico e dà a tutti, anche se vengono da situazioni di svantaggio, di povertà, la possibilità di svolgere un'ottima professione. Se uno si impegna, se uno studia, anche un figlio di un povero lavoratore può diventare un filosofo governante. Meritocrazia, però anche una sorta di totalitarismo proprio anche nell'educazione. Ma l'idea di Platone è così. Non è l'individuo che viene prima dello Stato, ma è lo Stato che viene prima dell'individuo. Quindi ognuno deve fare proprio nel suo bene quello che lo Stato prescrive per lui. Nello Stato platonico uno è libero se il suo Stato è libero. Uno non può essere buono da solo, riesce a essere buono se il suo stato è buono, se funziona bene, d'accordo? Cioè non puoi essere giusto, non puoi essere virtuoso, non puoi essere santo da solo. Tu sei giusto, tu sei virtuoso, tu sei santo, tu sei sapiente e tutte quelle altre belle virtù se lo stato in cui fai parte è giusto, è buono, è santo o è sapiente, d'accordo? Quindi per il tuo bene non sei autorizzato a scegliere la professione che vuoi, neanche la scuola che vuoi. Dopo i 20 anni quindi c'è una selezione e quindi attenzione, dopo i 20 anni la paideia si diversifica. Per quelli che vengono selezionati per entrare nella classe dei soldati e lavoratori ci sarà solo un'educazione tecnica, i soldati studieranno solo come fare la guerra, i lavoratori avranno un'educazione solo tecnico-professionale per come fare il loro lavoro, i contadini come si coltiva la terra e così via, gli artigiani come si fa la loro arte. Quindi l'educazione è soltanto un'educazione tecnica, specifica, professionale per chi a 20 anni è stato destinato a diventare lavoratore o soldato. Qualcuno potrebbe non essere d'accordo, non voglio fare il lavoratore, non voglio fare il soldato. Platone non si pone neanche questo problema, perché per lui lo Stato è una forma perfetta, cristallizzata, che corrisponde al bene, cioè a una verità assoluta, all'idea di bene. Quindi i filosofi possono sbagliare nel fare la selezione? No, per lui i filosofi sono infallibili, d'accordo? Perché conoscono l'idea di bene, non possono in nessun modo comportarsi male. E in fondo, certo, si viene costretti a entrare in una o nell'altra classe, però probabilmente le persone non si ribellano perché non solo c'è un sistema poliziesco di repressione nello Stato, ma evidentemente Platone pensa che le persone siano contente di svolgere quella professione per la quale sono portati per natura. Magari all'inizio la rifiuteranno, però poi
capiranno che è la professione adatta proprio al proprio DNA. L'educazione invece di coloro che sono, attenzione, destinati, selezionati per diventare filosofi, è un'educazione decisamente più complessa. Devono imparare la filosofia dai 20 ai 30 anni, la filosofia, o meglio la dialettica. Ricordate che per Platone l'arte del filosofo è l'arte del dialettico, quindi dai 20 ai 30 anni imparano la dialettica. Poi pensate, l'aspetto, dice Platone, confutatorio ma anche creativo della dialettica, costruttivo della dialettica. Poi a 30 anni non è che governano, continua l'educazione, dai 30 ai 35 anni, ben 5 anni si dedicano alla contemplazione dell'essere, qualunque cosa significhi, perché non è ben chiaro quello che dice Platone. Quindi ben 15 anni di educazione filosofica, i primi 10 nella dialettica, ben 5 anni di contemplazione dell'essere. Quindi vedete, l'educazione continua in età adulta. Platone è favorevole a quello che oggi i pedagogisti chiamano, no, educazione degli adulti, educazione permanente, ma a 35 anni, attenzione, inizia un tirocinio che dura addirittura fino a 50 anni, 15 anni di tirocinio al fianco dei filosofi governanti per apprendere l'arte di governo nella pratica. 15 anni, soltanto a 50 anni, dopo i 50 anni, diventeranno effettivamente filosofi governanti e potranno governare da soli oppure a turno la città. D'accordo? Avranno imparato il bene assoluto e quindi, come vedete, non è un paese per giovani, governano i vecchi. Platone non ha assolutamente fiducia nei giovani. Questo si vede in tanti altri passi, poi magari lo vedremo in seguito, per cui pensa che l'ardore tipico dei giovani debba essere stemperato da un'educazione che è lunghissima e soltanto con la saggezza dell'adulto dopo i 50 anni si possa governare. Platone, abbiamo visto, non si pone minimamente il problema, questo è tipico di tutti coloro che delineano uno stato autoritario se non totalitario, non si preoccupa minimamente del fatto che i governanti possano sbagliare, possano diventare dispotici, possano essere, no, possano diventare cattivi. Per l'eternità questo Stato potrebbe continuare a esistere perché i governanti governano perché conoscono, possono governare e mettere in pratica il bene con la fronesi e la saggezza, perché hanno la sofia, ve lo ripeto, hanno la conoscenza teorica del bene in sé, dell'idea di bene, del bene, dell'archetipo di bene nell'iperuranio, nel mondo intelligibile, che rappresenta una verità assoluta. Non ci possono essere altre versioni di quale sia il bene, di quale sia il giusto, di quali siano le leggi giuste. E se qualcuno vuole criticare i governanti, viene duramente punito. Non esiste pluralismo, non esiste libertà di critica, non esiste libertà di espressione, non si può fare assolutamente politica. E se i governanti impazzissero e diventano dispotici, per Platone il problema appunto non esiste, non possono impazzire, conoscono il bene, sono stati educati al bene, che è verità assoluta, hanno la virtù che è quella giusta, insomma, governeranno sempre bene. Quindi, come tutti gli assertori dei regimi totalitari, Platone non risponde alla domanda chi controlla chi governa. Cioè tutti i sostenitori dei regimi totalitari, che siano fascisti, nazisti o comunisti, si preoccupano esclusivamente di chi governa, chi deve governare. Nel caso di Platone devono governare i filosofi. Nel caso di un totalitarismo moderno devono governare i capi di un partito, perché che siano i filosofi platonici o i capi del partito unico al potere, conoscono la verità. D'accordo? Non possono sbagliare, il Duce, il Führer, eccetera, Stalin e così via, vengono fuori dal partito che conosce la verità, il partito si identifica con lo Stato, non possono sbagliare. Quindi anche Platone, come tutti i fautori del totalitarismo, dei totalitarismi del XX secolo, si preoccupa solo di dare la risposta alla domanda chi governa. Non si preoccupa minimamente di dare la risposta alla domanda chi controlla chi governa nel caso sbagli
Non esistono nello Stato platonico, che è uno Stato autoritario se non totalitario, lo vedremo nella lezione successiva, non esistono contropoteri, non esistono assolutamente controlli nei confronti dei governanti, non esiste alcuna elezione dei governanti, non esiste alcun potere che possa in qualche modo intervenire nel caso che i governanti diventino ingiusti, diventino dispotici, impazziscano, d'accordo? I filosofi governanti non vengono eletti da nessuno, stanno lì per cooptazione, perché vengono scelti dai filosofi governanti che c'erano prima di loro, che li selezionano, vanno al governo e loro stessi poi, con un meccanismo appunto di cooptazione, scelgono a loro insindacabile giudizio quelli che saranno i filosofi di domani, avendo in mano totalitariamente l'educazione di tutti, l'educazione totalizzante sin da quando si è bambini, l'educazione è nelle mani dello Stato, ovvero della classe dei filosofi governanti. Questo Stato platonico è uno Stato totalitario, anticipa o fonda proprio il paradigma del totalitarismo moderno, uno Stato senza libertà, senza possibilità di eleggere o di controllare chi governa, senza libertà di espressione, in cui sì, si è liberi, ma si è liberi solo di essere cittadini dello Stato e di lavorare e di fare ciò che lo Stato pensa sia giusto per te. Non puoi decidere individualisticamente niente. L'individualismo, la libertà individuale, i diritti dell'individuo non esistono. Per Platone l'individuo così sarà felice, d'accordo, ma sarà veramente felice. L'essere umano, l'animo dell'essere umano è davvero disposto a vivere in uno stato del genere. E questa ovviamente è un'utopia morale, dobbiamo pensare che è un'utopia morale, lo stesso Platone forse pensava che non potesse essere messa in pratica, però lui l'ha scritta. Una volta che ha scritto queste cose, qualcuno poi potrebbe prenderle sul serio. Infatti c'è chi sostiene che Platone ha anticipato e influenzato i totalitarismi moderni. Il grande filosofo della scienza e filosofo liberale Karl Popper ha scritto proprio un libro apposito per tacciare Platone di totalitarismo. Secondo Popper, idea che a me personalmente sembra molto convincente, che comunque sia molto diffusa, soprattutto nel mondo anglosassone, Popper costruisce uno Stato totalitario, il modello dei totalitarismi del XX secolo. Vedremo nella prossima lezione, discuteremo un attimo questa teoria di Popper. Platone pensa che questo sia lo Stato giusto e che un cittadino possa essere giusto soltanto all'interno di uno Stato giusto, uno Stato che però decide al posto del cittadino cosa è giusto per il cittadino e lo costringe. In questo stato non sarà vero quello che dicevano i Trasimaco e gli altri sofisti, no? In cui l'ingiusto ha successo, l'ingiusto è felice, l'ingiusto è riverito. Non sarà possibile questo. Per definizione governano quelli che sono giusti, daranno i premi migliori a quelli che sono giusti. Non potrà succedere che il giusto ha successo ed è felice, almeno apparentemente felice. Sappiamo che nella dottrina di Platone, se sei ingiusto sei felice anche se hai successo, se sei ricco, eccetera, mentre invece il giusto, come è accaduto a Socrate, nella realtà venga condannato ingiustamente, debba da un punto di vista politico essere schiacciato dagli ingiusti. Perché, ok, lo Stato fa il bene dell'individuo anche se l'individuo non è d'accordo. Ricordate che nel mito della caverna, che non a caso si trova nella Repubblica, Platone dice che una volta illuminato dalla verità, dalla conoscenza del bene, dal sole che rappresenta il bene, lo schiavo che si è liberato dalle catene deve, non è che può, deve ritornare all'interno della caverna e cercare di insegnare il bene agli schiavi che sono rimasti incatenati, ma magari sono felici così. No, noi dobbiamo occuparci, dice alla fine del mito della caverna Platone, l'ho già spiegato in un'altra video lezione, dobbiamo occuparci di tutte le classi sociali, di insegnare quindi un minimo di virtù e di conoscenza del bene anche a quelli che non saranno filosofi governanti. Bisogna comunque educarli
alla virtù. Come virtù i lavoratori avranno solo la temperanza, non le virtù aggiuntive delle altre due classi, però bisogna farlo. Non solo, ma ricordate cosa dice Platone proprio alla fine del mito della caverna, che il filosofo non vorrebbe fare il governante, non vorrebbe andare ad insegnare, fare il pedagogo, l'educatore, il governante, vorrebbe occuparsi di filosofia, ma per il bene dello Stato deve sottoporsi a questo, cioè ad educare tutti e a governare. Cioè paradossalmente persino i filosofi governanti sono costretti ad essere governanti. Platone dice esplicitamente che i filosofi non hanno alcun interesse a governare, preferirebbero fare soltanto filosofia. Non hanno interesse a governare, a educare, a selezionare i futuri governanti. Non hanno interesse. Lo fanno perché sono costretti. Ma costretti da chi se sono loro che governano, che decidono tutti? Costretti da se stessi, d'accordo? Però il paradosso di Platone è che per governare bene bisogna essere disinteressati. Per essere disinteressati tu devi essere uno che non vuole, che non desidera governare. Perché se sei uno che desidera governare, evidentemente desideri governare per dei tuoi interessi personali. Quindi la cosa singolare è che molti di quelli che fanno lavori, no, lavorano, hanno le funzioni nelle tre classi in cui è diviso lo Stato, a volte svolgono quel lavoro e quella funzione nella propria classe, almeno all'inizio, in contrasto con quelli che sono i loro desideri, ma la libertà individuale, la libertà di scelta di una professione non conta niente rispetto alla libertà del tutto, alla libertà olistica dello Stato. E tu sei libero solo se lo Stato è libero, è un'idea collettivistica, statalistica, in cui ogni individuo deve annullarsi per l'interesse dello Stato. Quindi persino i filosofi si caricano di un compito che non è quello che loro desidererebbero, d'accordo? Perché governano in contrasto con l'idea della filosofia. I filosofi sono gli unici che possono governare bene, però attenzione, Platone dice che il fatto di essere filosofo e di conoscere il bene non fa che automaticamente tu voglia essere governante, governi anche in contrasto con la tua propensione. Quindi, ma chi costringe i filosofi però, c'è il problema, a governare anche se non vorrebbero farlo, e governeranno bene proprio perché non vorrebbero farlo? Non c'è nessuno, sopra i filosofi devono costringere se stessi. Il problema è che Platone purtroppo arriva davvero a degli eccessi, non solo viene eliminata, messa al bando l'arte, la letteratura, la poesia, la tragedia, eccetera. Purtroppo per fare il bene dello Stato Platone elabora un programma mostruoso di eugenetica razzista, quelli che lo vedremo, i malati, i malformati, eccetera, che non fanno l'interesse dello Stato, devono essere eliminati. Quindi come a Sparta. Ma come? Il diritto dell'individuo non viene rispettato, neanche il diritto alla salute. Abbiamo il medico totalitario, il medico che viene elogiato da Platone quando si comporta come il filosofo. Quindi accade assurdamente che vi sia proprio una selezione razziale per il bene della razza. I matrimoni, la procreazione vengono controllati dallo Stato, ma lo Stato si arroga anche il diritto di eliminare gli individui che considera inutili. Eutanasia passiva, ci ricorda proprio il nazismo. Quindi paradossalmente l'individuo deve fare il bene dello Stato, però a volte fare il bene dello Stato significa permettere allo Stato di eliminarti quando tu sei inutile allo Stato. Vedremo queste cose controverse, io ve le citerò proprio testualmente, dicendovi il punto esatto dove si trovano, perché generalmente l'eugenetica razzista e le leggi per il miglioramento della razza nella Repubblica di Platone generalmente non vengono spiegate molto, vengono censurate perché Platone di solito è da 2500 anni oggetto di un pregiudizio positivo. Io vi dimostrerò che esistono queste cose di cui parla appunto il grande filosofo Karl Popper. Platone
Gli è andata bene a Platone perché il suo stato autoritario totalitario ha avuto successo qua nell'antichità, nel Medioevo, nella prima età moderna, quando la democrazia non c'era, quando l'idea dell'individualismo, il fatto che l'individualismo, i diritti degli individui, la libertà individuale fosse una cosa buona, quando l'idea che l'individuo dovesse essere superiore allo Stato, erano idee molto minoritarie, però nel momento in cui è iniziata a diffondersi la democrazia anglosassone, la democrazia proprio individualistica, in cui lo Stato non può più di tanto controllare l'individuo, a partire dall'America e dall'Inghilterra, a partire dal Settecento, dall'Ottocento, all'interno della democrazia anglosassone è stato messo in evidenza il carattere autoritario e dispotico dello Stato di Platone, e nel XX secolo Popper ha accusato Platone di essere l'inventore del totalitarismo moderno. Attenzione, non l'anticipatore del totalitarismo nel XX secolo, come dicono quelli che Popper hanno fatto finta di leggerlo. L'opera si chiama La società aperta e i suoi nemici. Popper dice che proprio Platone ha un sistema totalitario, non un'anticipazione del totalitarismo. Popper sostiene che il totalitarismo non è nato nel XX secolo, ma nel IV secolo a.C. Con Platone. Vedremo quindi questi eccessi, diciamo, dello Stato che può permettersi qualunque cosa, anche di eliminare quelli che sono inutili dello Stato, ma anche per esempio di mentire. Platone autorizza i filosofi governanti a mentire per il bene del popolo. Il popolo non ha neanche diritto, le altre classi non hanno neanche diritto a conoscere la verità e devono essere indottrinate anche da un punto di vista religioso attraverso miti religiosi o storie inventate, fatte apposta per controllare il popolo. Ricordate come progettava lo zio di Platone, Crizia, il capo dei 30 tiranni. Vedremo questi eccessi e queste cose molto controverse dello Stato autoritario platonico la prossima volta, quindi non mancate. Arrivederci alla prossima volta, grazie.